Monica, abbiamo già iniziato. Uh, Uh. Abbiamo iniziato per Pietro. Pietro torna indietro. Pietro, Ale, la corda, inizia la corda. Iniziamo questo primo viaggio di Pietro. 5, 4, 3, 2, 1. sta prendendo un aperitivo. Sono le 5, le 6 del pomeriggio, con qualche snack e pontifica con un paio di amici. eh, Fa vari progetti, considerazioni. Un E ci piccolo dà paesino. l'autorizzazione? Sì, alza questo calice, questo bicchiere direi, e dice iniziamo. Alla salute. Mm, Vibrazione di Pietro. 8 miliardi, Consapevolezza. 130, Anima. 39, Ite. 2078, Cervello, capacità medianiche. 9, Suscettibilità ipnotica. 28, Quanto è nella 3D? 46, Vivacità animica. 60. Bene. Tua mamma, Pietro, è viva? Sì. Il disincarnato non c'è, vero? Non me l'hai messo. Ok. Cinema, mamma, papà. Sì, sicuramente, due brave persone a modo. Poi c'è anche un ragazzo, più o meno suo coetaneo. Mhm. È un fratello? Pietro? Fratello, sì. E poi c'è diverse persone, mh, anche di diverse età, alcuni ragazzi in età adolescenziale, poi altri più o meno della sua età, e poi ci sono anche dei ragazzini, bambini, Mhm. c'è diversa gente, insomma. La fidanzata? Sì, però non si mette in mezzo a queste persone, si mette un po' in disparte. Chiamiamo anche il giudice. Viene mescolando però delle carte da gioco, quelle classiche, no? Mm. Fa vedere questo 2 di cuori, un 7 di quadri. Chiamiamo anche, bah, il guru, chiamiamolo così, quello lì. Mm, eh, Risposta, ho un altro concept. Non viene. No, non, no. Chiamiamo anche dei concetti nel cinema. Chiamiamo i Vangeli. Beh, dunque, allora, il Vangelo potrebbe anche entrare, ma nel senso metaforico psicologico. Ecco, non nel senso letterale o religioso o che altro. Chiamiamo i tarocchi di Pietro. Sì, 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 sicuramente. Adesso viene anche l'imperatore qua.
Chiamiamo la musica di Pietro. Sì, vengono anche tipo come se fossero dei menestrelli medievali e cantastorie. Chiamiamo i cani di Pietro. Bello, ne viene uno con le orecchie lunghe, sembra un bracco, non so. Chi altri? L'antica fidanzata di Pietro, quella dei viaggi. Quella era una tipa forte. Non so se è andata anche in India, perché quando ti ho chiamato lei mi è venuta l'India. Hai perso i contatti o sì, no, è un sì, sì. Sì, No. cosa? Che è andata in India? Ah, Giusto Pietro? Ah, con te? ah, Ah, sono andati insieme. Ah, io avevo capito ecco. solo Oriente. Va bene, vediamo il nome del progetto di Pietro. Allora, poi lo spiego. Da Vanga a Lavagna. Mi fa vedere come lui sente di aver fatto una sorta di salto da un punto di vista sociale e per certi aspetti potrebbe essere anche economico rispetto al lavoro del padre. Vanga, inteso più come lavoro manuale, alla lavagna, no? Infatti lui è un insegnante, un lavoro diciamo di intelletto. E all'interno di questo salto è come se lui sentisse anche sia un onere che un onore. Quindi da un lato sente di essere onorato, di aver avuto anche la possibilità di fare questo, perché comunque la maggior parte delle cose lui si rende conto che le ha ottenute grazie ai genitori. Dall'altro è come se avesse una sorta di ansia di dover far fruttare nella maniera corretta questo passaggio. Non vuole che questa possibilità che lui ha venga in qualche modo sprecata, visto che lui stesso effettivamente aveva scelto di collaborare per un breve periodo, no, nell'attività col padre, ma poi l'ha abbandonata. Quindi c'è una sorta di subbuglio, ecco, rispetto a questa scelta di vita. Vediamo le entità eteriche. Allora, faccio solo un commento sui valori. La vibrazione è bella interessante, insomma, un 8 solido. La consapevolezza è un po' bassa, se vogliamo. L'anima è molto bassa e anche la suscettibilità ipnotica è molto bassa, molto molto bassa. Dopodiché Pietro, che comunque vive nella natura, è a metà nella 3D ancora, quindi medio voto medio. E ha una discreta voglia di capire come stanno le cose. 60% di vivacità animica, questo valore è abbastanza nuovo, indica la voglia di sapere, di vincere, di conoscere, di sapere la verità in toto. Eteriche, vediamole. Tra l'altro, allora, la prima è un canide, una volpe, come se questa volpe gli facesse vedere che lui non è molto astuto. E quindi gli fa vedere che potrebbe decisamente mettere in atto delle tattiche più furbe. Mm? Mhm. E si diverte un po' anche nel vederlo invece comportarsi in una maniera a tratti un po' ingenua. Poi c'è un T-Rex con questa toga da giudice. Un po' sì, è questo richiamo a questo amico, ok? Ma un po' è anche che Pietro si sente molto giudicato. Ha questo giudice interiore, perché poi alla fine parte sempre tutto da noi dentro, per cui si sente costantemente giudicato rispetto a quello che fa, a quello che chiede, a quello che è.
E poi ci sono due uomini del tempo che gli producono vari intoppi, sicché quando lui inizia ad intraprendere un qualcosa che gli interessa, vorrebbe gettare le basi per un certo progetto, loro iniziano a mettergli anche dei piccoli intoppi, Ehm, anche delle piccole trappole, e lui ci casca e si blocca immediatamente. E poi ci sono 3 EDL. 3 entità mentali, quindi? Mhm. Vediamola. Allora, la prima mi viene, ti dico così com'è, però va interpretata, si chiama avarizia, ok? Che è una sorta di risparmio, mm? Mm, però più rispetto a quello che profondamente Pietro potrebbe dare di sé. Cioè, mi spiego meglio. È come se lui, in determinati ambiti, avesse delle paure. Questo fa sì che lui tenda a non dare delle cose di sé profonde, non in termini di lavoro e di impegno, e quelle le dà, ok? Però tende a non mettersi in gioco completamente. E questo fa sì che a volte lui incappi in persone che sono invece egoiste da altri punti di vista. Cioè, non so se mi spiego questa dinamica che lui scatena. Il fatto di Mhm. aver paura in qualche modo di svelarsi, eh, energeticamente risulta come una, tra virgolette, avarizia. E questo modo che lui ha di comprendere la propria avarizia è di trovarsi davanti a delle persone a volte egoiste, a volte ingrate, a volte che gli chiudono le porte in faccia, cose del genere. Mm? Mhm. E questo è il livello direi 3/4. Poi c'è il tempo delle mele e denota, diciamo così, una sorta di, a tratti anche un po' naif, diciamo così, aspetto naif di Pietro, a tratti anche un po' immaturo, mm? Un po' idealista, ma anche a una sorta di rimpianto rispetto a una fase della sua vita che lui ha proprio vissuto con quella pienezza che si può vivere appunto durante, come indicata dal film, no? Il tempo delle mele, anche se lui era un po' più grande in quella fase della vita. Ecco, però dove c'era proprio l'immersione completa nella vita, nei sentimenti intesa anche come amore per la vita, che adesso è andato scemando. E direi che questo è a livello 5. Poi c'è Imprenditor Tips, ed è proprio questa Imprenditor Tix. tips, Tips. tips, suggerimenti, consigli, così, no? Proprio perché lui, da un punto di vista imprenditoriale, potenzialmente potrebbe anche essere valido. Però attualmente, proprio perché è un po' prigioniero, purtroppo, di questo retaggio cattolico di carenza, tende a giocare sempre al ribasso, quindi a gestire tutte quelle attività pseudo imprenditoriali in maniera, diciamo così, un po' scarsa, stando nella scarsità del denaro. Livello? 5. Impianti. L'impianto mentale è fatto tipo a mo' di recinto, in modo che lui possa realizzare le proprie idee, i propri progetti solo stando all'interno di questo recinto, non oltrepassarlo, non andare oltre quel confine lì. Perché di fatto cosa succede attraverso questo recinto? Che lui, quando lo supera, sta anche bene,
Però è come se lui avesse un richiamo a ritornare all'interno del recinto, pur Come stando bene fuori dal recinto. è fatto sto recinto? Una staccionata di legno io vedo proprio, che infatti si può tranquillamente saltare, infatti lui la può saltare senza problemi, infatti lo fa, no? Però poi per qualche arcana ragione rientra dentro. Quindi classico paletto, sì, paletto verticale, poi due X lunghi, uno orizzontale in alto sopra gli X e un altro paletto, così come Così, quello sì, 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 legno legno, color legno. sì. Poi c'è Poi, una specie di cintura intorno al petto, mm, che è come se da un punto di vista amoroso, proprio intendo di coppia in questo caso, facesse sì che lui eh, contenga un po' il proprio coinvolgimento sentimentale. Mm? Quindi, mm, così come attualmente, lui sceglie una persona che è molto distante, sia geograficamente, sia per esempio anche come età e anche come maturità, evoluzione, ok? Mm? Questo fa sì che il suo coinvolgimento sia relativo, perché è un po' una sua scelta di risparmiarsi, e ritorniamo all'avarizia, ok? Poi fondamentalmente di base c'è la paura. Poi l'altro, io vedo anche intorno tipo ai genitali. mhm. Ah, c'è qualcosa di non completamente espresso, mm, nella sessualità. E poi c'è questa un'altra cintura a livello tipo del polpaccio destro, ehm, che è come se fosse riferito all'aspetto più mh, rivolto, non so, verso suo padre, no? Come se in un certo senso, non so dirti, come se non lo volesse deludere, che le possibilità che il padre gli ha dato, lui le vuole usare bene, no? Però allo stesso tempo è come se fosse un blocco anche. Mm. Monica, si riguardano chiaramente Pietro, ma dovrebbero riguardare Pietro, causa esoterica o cause esoteriche del fatto che questa sessione per mia dimenticanza stava per saltare oggi. Prima volta in assoluto, non ho segnato l'appuntamento. Mm. E questo appartiene un po' al suo tempo delle mele, Ehm, che in qualche modo lo farebbe sfuggire dall'affrontare Pietro adulto. E oggi il momento invece di confronto, non solo con Pietro adulto inteso come uomo, ma il Pietro completo della sua anima, del suo corpo, del suo spirito, della sua mente. E lui chiaramente è un po' combattuto su questo. Va bene, una valanga di punti sono tutti attribuibili più o meno alla stessa questione. Dipendenza dalla famiglia, mancanza di volontà, tendenza a perdersi, cause esoteriche. Mm. Ma allora dunque, non riesco a capire, cioè tipo mi viene intanto come se lui fosse stato molto desiderato come figlio. Ehm, quindi in realtà questo tipo di legame forte, ok, che lui ha, sì, è vero che in parte possono essere le sue paure di crescere completamente. Ti dico che la sua anima si chiama Trilli, quindi comunque ha a che fare con la fiaba di Peter Pan. Però è anche come se in un certo senso, non so come spiegarti, in particolar modo la madre lo vedesse proprio come un tesoro prezioso da cui non si vuole separare. Mm?
Quindi è come se in un certo senso, allora c'è da dire una cosa, noi spesso abbiamo a che fare per esempio con purtroppo genitori che non amano i figli. Ci capita spesso, no? Nelle Mm. sessioni e c'è un patto di fedeltà basato sul disamore. In questo caso non è così, però in realtà è un altro risvolto della terza dimensione, che è quello che tiene eccessivamente incollati il figlio alla famiglia. mm? E che fa sì che il figlio in realtà non possa staccarsi e vivere la propria vita in maniera definitiva, ma fa un po' come Pietro, che poi dopo ritorna alle origini, sta via per un pezzo e poi ritorna alle origini. È un altro genere di patto familiare, ma è comunque sempre della terza dimensione, che è una sorta di paura di staccarsi dalla famiglia, ma anche di deludere, di perdere l'affetto, di non voler lasciare soli i genitori. E la madre è ben contenta di questo assetto qua, Mhm. che lui vada sempre a mangiare, che lui di fatto abiti ancora con loro praticamente, no? Mhm. Che sia ancora proprio figlio ragazzo, anche se ormai è un uomo. E la baita? La baita è un luogo in cui lui a volte trova estrema connessione, a volte un po' di disagio, perché è quello è quella dimensione che lo fa proprio entrare dentro di sé, tuffarsi in profondità dentro di sé. Lui tende ad avere una vita sociale molto ricca, molto piena. Ha diverse frequentazioni e ha diversi microprogetti, diverse alleanze, diverse anche strade aperte, ok? Quando lui si trova in quella situazione di isolamento e di immersione nell'autenticità, a volte va in difficoltà. E poi comunque io lo vedo per natura molto sociale. Quindi effettivamente come abitazione stabile per lui, no, Mm. per periodi sì. Non ci sono energie, disincarnati? No. No, 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 non è questo, no. Ci sono disincarnati nella storia di Pietro? Non so se qualche ragazzo suo coetaneo era morto in un incidente di moto. Ci sta pensando, non che gli venga in mente, però potrebbe anche non saperlo. Mi viene appunto questa persona, che poteva anche semplicemente essere del paese, morta in un incidente di moto. Beh, lo chiamiamo? Maschile, personaggio maschile. Come? Un personaggio maschile. Mm. Chiamiamo e lo invitiamo ad andare nel portale aureo, se vuole. È come se lo guardasse mentre fa l'aperitivo, per cui suppongo che almeno di vista lo conoscesse. Magari è stato un evento di cronaca di cui si è parlato nel gruppo di Mm. amici. Lascia un messaggio. Però mi parla delle scuole, quindi sicuramente avevano in qualche modo a che fare. Ehm, ma un po' strano. Mhm. Lo dico? Sì, ciao, ti amo. Ok, era innamorato di Pietro. Allora mi fa vedere come se fosse, perché mi fa vedere questa zip, come se fosse ad un bivio in cui incappano anche, no? A volte i ragazzi e non riesci bene a capire, ok? Qual è il tuo orientamento, qual è il tuo interesse, Mm. ok? Questo. Va bene, lo salutiamo. Monica. Vangeli.
Chi li ha scritti? No, non vedo un solo autore. Ok, ce ne sono tanti, ce n'è uno inedito, c'è quello nascosto, c'è il misto di, alcuni dicono cose, altri dicono altre. Vangeli. Causa esoterica del fatto che anche solo la parola Vangeli mi ha sempre irritato. Siccome ricorda angeli, no? Vangeli, angeli. Già Molte mi parti, irrita. sì, infatti, molte parti sono state proprio dettate, diciamo così, da delle entità. Quindi sicuramente Chiamiamole. questo. Mm, chiamiamole. C'è Lucifero, c'è un Cristo, diciamo così, del secondo universo, Mhm. c'è, mamma mia, adesso, c'è come se fossero quasi due uomini del tempo, no? In realtà sono un angelo e un demone vicino, uno bianco e uno nero. Una Ehm, dualità. sì. Eh, Poi ci sono anche invece dei gesuiti an- di tempi passati, perché io vedo che alcune parti sono anche abbastanza recenti, cioè recenti tra virgolette. Sì, dei gesuiti, degli alieni. Il capo, Dei rettiliani. Dei capo rettiliani. ultimo del progetto Vangeli chi è? Viene la parola bitch, È spiaggia o prostituta? mm, la seconda, Prostituta. sì. Beh, chiamiamola Beach. Batch. Ehm, sì, sembra un po', sai, un bafumetto duplice, no? Che Mhm. contiene entrambi i sessi e anche entrambe le attitudini, cioè nel senso una parte molto carnale, molto materiale e l'altra parte mi fa vedere come angelicata spirituale. L'obiettivo dei Vangeli qual è? Confusione, sottomissione, ehm, creare bisogni, creare domande senza risposta, giudizio. Però mi fa vedere come se ci fosse una specie di crepa luminosa all'interno di tutta questa oscurità, ehm, che è l'infiltrazione, se così vogliamo dire, delle anime all'interno di questi scritti ed è come se riuscisse a prendere alcuni elementi di questi scritti e a far comprendere delle tipologie umane, ok? Degli aspetti del percorso umano, di tutta l'umanità. Ok, facciamo finta di avere delle mani potenti, di mettere i Vangeli nella 4D. Ci vanno? Rimarrebbe solo questa crepa qui luminosa, che è Ah, l'attingere dalle varie bugie, dalle varie interferenze, ciò che è utile. va bene. Ad Eternum Veritas ficcato nei Vangeli relativamente alla crepa animica, per quanto mi riguarda, in modo che questa crepa si allarghi a tutto il libro. La verità è contagiosa. Benissimo. Invece le domande,
i bisogni, le domande senza risposta, belle le domande senza risposta, sono molto belle le domande senza risposta, creare dei bisogni, la sottomissione, la confusione, il ti do un po' e poi ti dico quasi il contrario, il sentirsi sempre l'uomo che pecca, l'uomo che sbaglia, l'uomo che non vale nulla, l'uomo che fa schifo, l'uomo che rovina tutto, ma voi siete proprio sicuri che quello che vi insegnano sia vero? Che l'uomo rovina tutto, che l'uomo uccide gli animali, che l'uomo rovina la natura, ma vi guardate intorno? Vi sembra proprio vero? A me no, tranne piccole eccezioni, che peraltro sono anche molto pasciute da questa visione cattolica e non solo, direi anche satanica. Chiudiamo qui. La parentesi Vangeli. Bene, Pietro, causa esoterica del luogo in cui vive, con cui non trova una vera sintonia. Allora, io Pietro lo vedo più all'estero che in Italia. E poi ci sono dei periodi in cui in Italia si ricarica rispetto ad alcuni aspetti di sé, che sono il legame con la famiglia, il legame anche con la morfologia di certi luoghi a lui cari. Questo certo tipo di montagne, quel certo tipo di lago. Però di base io lo vedo per esempio in Europa mi fa vedere tipo Spagna, poi salendo anche potrebbe andare più in alto, mm, anche verso l'Inghilterra mi fa vedere, però anche l'Australia sì. Lo vedo più anche prolifico di idee altrove, sì. Quindi il messaggio cioè il senso di questa cosa è che la sua anima gli sta dando un messaggio, ricontinua, riprendi a spostarti. È come se mi facesse vedere che quando lui è qui sta seduto, quando lui si trova, diciamo così, nella sua zona di comfort, tende a rimanere un po' seduto o se prova ad alzarsi in piedi, poi alla fine si ritrova di nuovo seduto. Quando invece è fuori da questa staccionata, da questa zona di comfort e anche geograficamente fuori, lui è di nuovo in piedi, non è più seduto, in piedi e si muove e nascono appunto delle opportunità. Sì. Chiamiamo il Pietro che viaggiava un po' di anni fa, 14 anni fa. Lo vedo sempre sorridente, tipo coi denti bianchi, la pelle un po' bruciata dal sole, a volte a piedi nudi, mi si presenta così, è magari un'immagine estrema, però per indicare proprio che se la stava godendo tutta pienamente, no, l'esperienza. Era proprio con i piedi a contatto della terra, qualunque terra i suoi piedi solcassero, lui assorbiva l'esperienza. Uno accanto all'altro, si mettono il braccio dietro alla spalla, come due amici. Mm. E infatti il Pietro attuale risulta quasi un po' ingobbito. Diciamo che lì invece non sentiva questi pesi. Iniziamo questo dialogo col sé, non il sé bambino interiore come spesso facciamo magari, ma col sé adolescente o quasi adolescente, giovane, pieno di speranze, pieno di voglia di vedere il mondo. Dovremmo farlo tutti questo, tutti i giorni. Se non lo siamo più, ovviamente.
Non so se lo faceva effettivamente, che suonava anche per strada, tipo artista di strada. Sì, e infatti questo io stavo chiedendo prima, l'esposizione dei punti poi è un attimo eh, passato in secondo E piano. mi fa vedere come di fatto lui, mentre suonava, a volte catturava lo sguardo di qualcuno che in quel momento si era fermato lì per ascoltarlo e attraverso proprio il potenziamento della musica si stabiliva questo contatto visivo che permetteva a Pietro di evolvere. Perché si crea proprio come un'atmosfera magica di accelerazione e di passaggio di informazioni. E per cui lui riusciva a comprendere delle cose attraverso lo sguardo dell'altro senza averle vissute personalmente. Questo è molto particolare e altrettanto l'altra persona. Quindi questo grazie alla complicità della musica, ma la musica suonata in maniera così libera, con cuore, con entusiasmo. Messaggio del giovane all'attuale. Ehm, Recupera quella stessa genuinità, quell'apertura di cuore, quella voglia di andare incontro alla vita senza paura di essere ferito. Spanciati sulla vita. Come un tuffo fatto male? Sì, E dell'attuale al giovane? mi manchi. Quanta PS c'era, se oggi è 39, nel giovane? 56. Mm. E quando viaggiava, quanto è arrivato? Come frequenza, dici come vibrazione? Mm? Allora, mi fa vedere come se adesso qua mi presenta un tempio, un tempio penso orientale, perché lo vedo un po' anche di colore rosso. Adesso non so se sia solo un messaggio metaforico, no? Sembra quasi, sai, di quelli che vedi in Thailandia, cose del genere, comunque in Oriente, no? Ecco, lì è come se avesse avuto quasi un profondo scossone che ha percepito anche nel corpo, una vibrazione fisica. E lì mi dice che è arrivata anche a 1000. Va bene. Autodeterminazione, Monica, causa esoterica dell'essere non esserne convinto. Il percorso preciso che sta compiendo. Allora, diciamo così, non ha ancora preso i ganci giusti e quindi effettivamente i contatti che ha preso cozzano un po' con alcune sue convinzioni. Però il punto è perché è andata a prendere questi contatti qui che non lo convincono completamente e mi viene che il motivo è che lui, non so come dirti, da un lato ha una estrema voglia di libertà, di verità. mh? Dall'altro lui ha una sottile paura del giudizio. Questo sempre in virtù di questa sua formazione involontaria, ok, cattolica, Mm? che è proprio purtroppo un giudizio continuo delle nostre azioni, delle nostre scelte rispetto agli altri. Quindi essere il diverso, quello che ha fatto quella cosa strana che tutti ne parlano in paese, quello? Sì, anche se da un lato questo lo rende orgoglioso, mh? Dall'altro lo spaventa un po'. E un po' ne rimane dispiaciuto, perché per esempio lui
rispetto al fatto che in alcuni posti non riesce più ad avere accesso, ad andare a suonare perché lui aveva preso delle scelte molto precise, no? Durante quella che lui ha definito pandemenza, lui è un po' dispiaciuto di questo. E Monica, il giudice che lo sta aiutando, ex giudice, che lo sta aiutando a capire delle cose. Questo non mi è ancora completamente chiaro. Vero? Mm. Allora, ti dico che lui mi viene vestito come se fosse gli inizi del Novecento, con l'abito nero, il cilindro nero, che era proprio l'abbigliamento dei massoni, mm, Mhm. di quell'epoca. Non escludo che lui possa esserlo, o comunque possa condividere un certo percorso esoterico, iniziatico, ehm, che di fatto ha un'impostazione, sì, di quel tipo. Impostazione? Di quel tipo massonico, sì. Ok. Tanto le massonerie ce ne sono anche alcune piccole, no? Monica, perché nessun massone mi ha mai contattato? Ma me lo Non sono lo sempre so, chiesto. aspetta, vediamo. Infatti, è vero. Se non una minaccia dei Rosa Croce, una minaccia più o meno velata degli eredi di Roll per una copertina, diritti d'autore, bla bla, e basta. Mm, Ah, allora, una cosa come... vaga su quella che cantava Satana, ah, la morte di eh, Satana. se capissero che ci va un altro approccio con te. E quindi in realtà loro dovrebbero prenderti ehm, su altri fronti, non su quello. Perché mi fanno vedere una linea temporale in cui loro ti propongono questo tipo di Mhm. contatto e tu rispondi qualcosa del tipo fuori dai coglioni, una cosa così. Ma Monica, non si dicono le parolacce. Hai preso da Elena. Cazzo. Non mi fa ridere che mi cadono le cuffie. Quando rido mi cadono le cuffie. Non lo so. Va bene. Ok, quindi il giudice non mi ricordo, è entrato, no? Sì, c'è nel cinema. Mm, con questo mazzo di carte, sì. Ma adesso l'abbiamo smascherato, l'abbiamo visto. Cosa vuole da Pietro? Non lo so, perché mi fa vedere anche la scuola. Mi fa vedere l'aspetto dell'insegnamento adesso di Pietro. Ci vorrebbe più tempo, sai, perché è troppo poco tempo che si è infilato nella sua vita. Mi fa vedere come se fosse anche importante per lui Pietro rispetto a questa connessione che lui ha con i bambini. E quindi? Non lo so, sono sincera, non lo so, perché mi dà questi aspetti qui, mi dà questo aspetto più imprenditoriale, ok? Come se gli potesse proporre qualche tipo di attività e poi mi fa vedere i bambini, però non riesco a capire se è lo stesso progetto, attività imprenditoriale con i bambini, oppure se sono due aspetti distinti che a quest'uomo interessano di Pietro. Va bene, al giudice facciamo vedere cosa fa adesso Pietro. No, ma io non sono più un giudice, Mm. ci tiene a sottolinearlo. È ancora un massone? Come quando era giudice? Lui mi risponde: c'è una massoneria che ha dei valori, che ha ancora dei valori. È massone?
Sì, come se fosse un ordine minore, un'organizzazione minore. A sto massone perché non chiediamo per quale motivo l'informazione deve essere nascosta e non disponibile a tutti? Perché l'esoterismo di cui si fa portavoce la massoneria non è esoterismo, è il sapere di tutti. Sentiamo. Dice dai che lo sai. Ce lo dica lui. Ehm, lo ripete 3 volte, eh? E lo sai, la gente è stupida, stupida, stupida. Va bene. Pietro, cosa fa? C'è un cluster che aspetta. Pietro, non so perché, mi viene anche un po' adesso come se fosse un vagabondo di quelli con l'asta di legno e il fagotto. Sono in viaggio così, no? Con l'essenziale. Probabilmente lui ha fatto in passato così, no? Un minimalismo estremo di viaggio. Mhm. È come se stesse andando in viaggio verso il cluster, così. Cos'ha? Uno zaino con il sacco a pelo? Il fagotto proprio, è presente Hotel. questo Ah. asta di legno in cui è annodato il fagotto con le cose necessarie, strette necessarie, no? Ehm, quindi va al cluster che è come rappresentato, lui me lo fa vedere con dei quadri, anche perché lui dipinge anche, come se fossero quei quadri che non ritiene più rappresentativi, più validi. Ok? In uno di questi è come se ci fosse una specie di altare, non so se ha fatto anche a volte delle attività, come si chiama lì, dell'oratorio, queste cose qui, no? Cose così. Eh, poi mi fa vedere uno di questi quadri, è quello in cui lui è un po' un questuante, perché lui ha anche questo aspetto qui a volte, no? Che si sente quasi di essere uno che chiede, esattamente come farebbe uno che chiede l'elemosina. In realtà lui sta chiedendo la retribuzione per il suo lavoro, però il suo vissuto è quello. Quindi mi fa vedere questi quadri che rappresentano queste scene, che lui adesso non vede più significative per sé e pertanto decide di buttare questi quadri all'interno di un portale definitivo. Con la cornice? Sì, Che faccia ha quando lo fa? e, allora, vedo che tra i denti stringe già un pennello che gli serve poi eh, per dipingere il suo ad eternum, no? Ed è come se avesse proprio gli occhi spalancati, concentratissimo e allo stesso tempo sorpreso. Cosa mette qui al suo posto quando ha finito con questa eliminazione? Qua ha anche un po' i capelli quasi ricci, sai, quel mosso riccio. Quindi disegna in maniera molto rapida un ad eternum con dei colori, lasciando anche molto colore, come se ci fosse, sai, quasi che spremesse le tempere e lasciasse lì i grumi di colore. Quindi viene un ad eternum multicolor praticamente materico, creato dai colori che si rapprendono, no? Le tempere. Mhm. Mi aspettavo qualcosa legato alla musica. Questo l'ha fatto così, di Ok. colore. Questo è il cluster, quindi Avatar. Sì. Invece, per esempio, lui ha detto che suona la chitarra, ma io lo vedo qua con il flauto. Sta andando verso l'avatar suonando il flauto. E che fa? Come se chiamasse a sé l'avatar. Pensa a questa iniziativa differente.
Cioè lui non va dall'avatar, lo chiama. Mhm. Con un flauto, quindi con la musica. Sì, esatto. E attraverso questa musica che lui emette fa sì che l'avatar vada lui dentro il portale definitivo. Mm? Molto interessante Sì, ed insolito. vero. E ci va? E ci va, perché l'energia che lui ha creato, la vibrazione che lui ha creato attraverso le note musicali del flauto, sono quelle proprio di allontanamento, di trasmutazione. E quindi l'avatar entra dentro il portale definitivo per suo ordine. Ottimo. Tutto tolto. La volpe, il T-Rex, i due uomini del tempo e quindi anche il progetto Da Vanga a Lavagna esistono ancora. No, mi fa vedere lui che ha ripulito tutto con una spugna. Un cancellino, diciamo, da lavagna, Qua proprio mi una fa vedere spugna. proprio una spugna di mare. Ah, ok. Avarizia, tempo delle mele e imprenditor tips. No, via anche questi. Tutti gli impianti, per esempio il recinto. Mi ha fatto vedere proprio che è incrollato giù. Eh. Siamo tutti contenti e voi siete tutti felici e contenti. No, domani per Pietro può tornare tutto esattamente nello stesso modo se lui non attiva dei cambiamenti. Prende atto di questa pulizia e poi attiva delle azioni fisiche, mentali, di intenti, come vuole lui. Vediamo questa sua azione di adesso, quali effetti ha sortito in termini di vibrazione. Da 8 a... Adesso, mentre vuole far vedere i suoi valori, si sta mangiando una fetta di pane col burro sopra. E me li scrive sul burro, questi valori. mm, Ok? Mi fa vedere 600. 600, wow. Consapevolezza, 183. PS, 46. vite, 1695. cervello. Adesso sai che mi viene 11? Ottimo. Cosa può fare con questo 11? Tipo mi dà che dorme, no? Si alza e compone. Cioè, hai capito, come se la dettatura gli fosse in qualche modo stata suggerita dalla sua anima nel sonno e compone tutta un'intera canzone, musica e parole. Suscettibilità ipnotica, 50. 3D, 34. vivacità animica. 70. Bene, Pietro lascia un messaggio alla sua attuale fidanzata. Non lo so perché viene fuori la parola nipote, se potesse percepirla così, no? Ehm, non so, dico quello che mi viene. Sei una bella parentesi fresca. Alla madre, Quanto ti voglio bene per tutti i tuoi manicaretti, le tue cure e il tuo amore. Se parto non te ne rammaricare. E vedo che la bacia sulla guancia. al padre, Ehm,
So che hai lavorato tanto anche per noi. È come se lo tastasse, che lo senti proprio un po' come una roccia, un uomo solido, un uomo di materia, ecco. Al guru, non il giudice, al guru. Quale guru? Scusami, aspetta che mi... Quello dei Vangeli. Ah, ma ormai non lo segue più, eh? Il divorzio è stato firmato, siglato, mi dice. Il giudice, al giudice. Sono curioso di conoscerti. So vedere, però mi dice, mi fa il gesto così, no? Come dire, sì, ma sto all'occhio. A se stesso. È come se si togliesse delle vesti lacere e dice: non ho più bisogno di questo, ehm, di questa modestia, ehm, di questo rimaner legato alla miseria, alla pochezza. Io sono in una ricchezza di note, sono in una ricchezza di esperienze. I miei occhi si nutrono di meraviglia. E poi si guarda nelle tasche e dice: permetto alle mie tasche di gonfiarsi. Messaggio del vecchio, cioè del giovane Pietro all'attuale Pietro con questa condizione di pulizia attuale. Sento che sei il mio prolungamento. Immagine finale. Si trova su un ponte, tipo, sembra un po' un ponte tibetano. Guarda giù e si sente proprio pieno di fiducia, cioè di voglia di esprimersi e di tuffarsi in tutta questa ricchezza, in questa molteplicità di avventure. Vibrazione sempre a 600. 6,40, 6,50. Va bene, come lo vedi? Lo vedo, che ti devo dire, che adesso vuole tuffarsi giù dal ponte tibetano e vuole farsi una bella nuotata lunga, andando anche giù in profondità. I suoi tarocchi come li vedi, Monica? Strano, lui vive un po' più in montagna, io lo continuo a vedere al mare, perché mi fa vedere che stende i tarocchi sulla spiaggia. Ehm, no, lui i suoi tarocchi in realtà li può utilizzare anche in maniera saggia, Mm. però tipo come se lui potesse creare anche un suo mazzo di tarocchi improntato sulla musica. Come poi lui deciderà il numero che deve avere questo suo mazzo di carte, come se di fatto veicolassero un messaggio simile, che è quello riguardo ai vari aspetti della natura umana e alle sfide dell'essere umano, però improntate sulla musica, quindi le note musicali piuttosto che i brani musicali, piuttosto che i generi musicali e gli strumenti. Considerando che lui è anche un artista, dipinge. Va bene,